Ciao e bentornati nella nostra stanza degli orologi per una nuova puntata un po' particolare, dato che ho avuto l'opportunità, se opportunità possiamo chiamarla, di confrontare il mio Rolex Ghiera Verde Urk con quadrante verde, l'116610 LV, con la stessa referenza ma falsa. E non è soltanto la referenza falsa, ma è una di quelle referenze, uno di quei fake che hanno un costo molto alto, circa 1000 euro, e che sono dei veri e propri cloni. Questo orologio mi è stato prestato, mi auguro che verrà distrutto come dovrebbe. Lo scopo di questo video è semplicemente quello didattico, quindi possiamo prenderlo con lo scopo di evitare qualsiasi tipo di fregatura, perché questi cloni così costosi, così ben fatti, per un occhio poco attento e soprattutto nel momento in cui non avete un confronto originale accanto, possono diventare molto pericolosi e possono ingannare, soprattutto perché prima ancora di aprirli chiaramente si valutano gli aspetti estetici e che, come adesso vedrete, sono davvero molto simili. All'interno invece basta un solo elemento, anche per chi non è esperto ma che vuole informarsi, per capire che si tratta di un falso. Aggiungo per fortuna, perché per quanto siano ben fatti pare che i movimenti ancora non siano stati in grado di replicarli con la spirale libera e quindi con la regolazione microstella al posto delle solite racchette e del pitone. In questo caso anche questo particolare falso mantiene le racchette, quindi aprendolo è molto semplice accorgersi delle differenze. E poi c'è un'altra piccola differenza che alla luce del sole però diventa gigantesca, ed è questo il motivo per cui alla fine farsi ingannare non è semplicissimo, però bisogna sempre stare molto attenti. Allora vi faccio vedere nel dettaglio questo confronto e poi ci rivediamo e mi farete sapere anche cosa ne pensate nei commenti. Apparentemente questi due Submariner verdi, denominati Urk 116610 LV, la loro referenza, penultimo modello prima del nuovo 126610 LV con quadrante nero, appaiono veramente molto simili. Come potete vedere, i riflessi del verde sia della ghiera sia del quadrante si avvicinano molto, sebbene ci siano effettivamente delle differenze. Infatti a destra potete vedere il Submariner originale che ha un verde sia della ghiera sia del quadrante molto più carico, molto più scuro e molto più profondo, e questa differenza a breve la vedremo molto bene e molto ben marcata alla luce del sole. In ogni caso anche qui è facile vedere come il falso a sinistra abbia dei riflessi del quadrante ma anche dei riflessi del verde della ghiera che tendono più al grigio, sono molto meno rifiniti e molto più visibili rispetto invece all'originale sulla destra. Le rifiniture in generale sono purtroppo di ottimo livello sul falso, sebbene ci siano delle differenze che una volta maneggiato saltano subito all'occhio, in particolare il bracciale, perché i finali di quest'ultimo vanno ad inserirsi nella cassa non con la stessa precisione dell'originale, ed effettivamente Rolex è famosa per il perfetto assemblaggio dei pezzi e dei bracciali, quindi sarebbe stato davvero abbastanza difficile richiedere una tale precisione anche per un falso che costa circa 10 volte meno. È anche vero però che tutto il resto è davvero ben fatto, ad esempio anche la ghiera, le sue rifiniture e il meccanismo all'interno sono molto simili all'originale. Il meccanismo all'interno è lo stesso, cioè 4 pistoncini ai 4 angoli della cassa che premono verso la ghiera, al cui interno c'è cremagliera che va ad azionare il movimento. Anche il resto è abbastanza ben fatto, abbastanza perché la corona non funziona, non è precisa, non è perfetta come l'originale, ma in ogni caso svolge il suo dovere. E anche la data, dove per i Rolex falsi è sempre stata la cartina tornasole per riconoscerli, in realtà in questo caso è fatta davvero molto bene, sebbene la lente ciclope non abbia il tipico antiriflesso che poi va a formare il cosiddetto black hole, il buco nero, che nei Rolex originali si trova sulla data, praticamente lasciandola visibile in maniera perfetta.
Il bracciale, il peso dell'orologio sono assolutamente equiparabili all'originale, così come anche la clasp e il suo funzionamento. Al di là delle rifiniture, che sono anche in questo caso di ottimo livello, la clasp, sebbene un po' meno precisa dell'originale, ne conserva tutte le funzioni, tra cui anche l'estensione della muta sub, che funziona esattamente come nell'originale. Il nostro 116610 LV originale, una volta preso tra le mani, è assolutamente perfetto. E questo chiaramente riguarda tanto i riflessi della ghiera, tanto il suo funzionamento, quanto i riflessi del quadrante e quel verde profondo che diventa tipicamente nero quando c'è poca luce, ed è una caratteristica che il Submariner falso non riesce in nessun modo a replicare, mentre quello originale, sempre sotto la luce del sole, si accende di un verde oro molto caratteristico. Al microscopio le differenze sono stranamente poche, e infatti nel caso dell'originale possiamo vedere le incisioni della ghiera ceramica molto ben realizzate e poi rivestite in platino, mentre la rifinitura degli elementi è molto ben fatta e sempre molto caratteristica, così come gli indici o anche le scritte all'interno dell'orologio, con una qualità di stampa veramente eccezionale. Il problema è che anche le lavorazioni del falso sono di buon livello, addirittura le incisioni della ghiera ceramica, che viene data per vera ceramica, sono anch'esse rivestite in un materiale che potrebbe sembrare platino, anche se poi alla luce naturale, alla luce del sole, risulta meno carico, meno acceso, meno brillante del rivestimento in platino originale Rolex. Gli altri elementi anche in questo caso sono di buon livello, sebbene ci siano degli elementi che effettivamente svelano il falso, come il pignone centrale, che nel falso rimane bucato, mentre nell'orologio originale la sfera dei secondi è chiusa dal pignone stesso. Ma come vi dicevo, le differenze macroscopiche sono svelate immediatamente, senza ombra di dubbio, alla luce del sole. Se il Rolex Hulk originale ha dei riflessi e restituisce una luce particolare, caratteristica, che non può essere confusa in nessun caso con quel verde carico e quel verde oro che brilla sotto il sole, il Rolex falso invece è tutt'altro, e infatti qui vengono svelate sotto la luce del sole tutte le imperfezioni che chiaramente un falso conserva e che non può restituire, così come invece restituiscono le lavorazioni, se non fosse altro che probabilmente si tratta di brevetti ben segreti. In questo caso è molto caratteristica da parte del falso quella linea, quella virgola verde sul quadrante, che infatti sotto il sole non riesce ad illuminarsi completamente, ma restituisce quello swirl cosiddetto, molto caratteristico e sinceramente anche molto brutto a vedersi. Così come anche la ghiera non è un verde carico come quello dell'orologio originale, ma è semplicemente un grigio quasi, che diventa molto chiaro e che svela l'indubbia falsità dell'orologio. E allora viene da chiedersi quale sarebbe il motivo per acquistare un orologio falso, sebbene possa passare agli occhi di qualcuno poco esperto per originale. Beh, effettivamente nessuno. Non c'è motivo di acquistare un falso, soprattutto perché avrete al polso un falso e quest'ultimo non può dare assolutamente alcuna soddisfazione che invece darebbe un originale, se non fosse altro perché parliamo di passione e di collezionismo. Come avete visto, le differenze ci sono, ma sono minime, e soprattutto per ora i movimenti non sono stati clonati in tutto e per tutto, come dicevamo con la spirale libera, però è anche vero che probabilmente non ci vorrà molto prima che questo accada. Noi chiaramente speriamo di no, anche perché sempre per fortuna questi falsi così ben fatti credo che non sia semplice da trovarli o da reperirli.
Vi lascio però con una precisazione. Comprare, vendere o addirittura importare i falsi è un reato punito dalla legge italiana, quindi non fatelo assolutamente. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo falso, anche alla luce del collezionismo Rolex e di quello che può rappresentare sul mercato dell'usato. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche in questo video. Se gli argomenti di cui parliamo sono di vostro interesse potete iscrivervi, come sapete è gratuito, e noi ci rivediamo invece qui su Talk per una prossima puntata. Ciao!